Buongiorno un bip si può dire? Eh? No. No? Vabbè, buongiorno un bip. Pippo è già qua a far colazione, Jessica è già lì che sistema, Cristian è a portare Bernice e io sono già nei problemi. Mamma mia ragazzi, ce n'è sempre una, non si dorme mai tranquilli. Stanotte all'1 circa è partita la pompa, quindi quando parte la pompa dell'acqua c'è una perdita d'acqua nell'impianto, sì o sì, non c'è, matematicamente impossibile. È un impianto che va sotto pressione, quando scende la pressione e parte la pompa c'è una perdita, o la pompa che si è rotta o perde un tubo. Ho trovato il tubo sotto la doccia là dietro nell'angolino, tubo dell'acqua calda che perde, come mi era successo qua dietro il boiler. Ora vado lì, lo taglio, lo raccordo un pezzettino e niente, risolviamo anche questo. Però chi dice che la vita in camper è bella, non è sempre bella, non è sempre rose e fiori. Ci sono anche qua i problemi, più o meno di una casa, ma ci sono sempre. Per di più essendo un mezzo che si muove, sollecitata vibrazioni, distorsioni, cose varie, quindi ce n'è sempre. Ma la gente ti deve far vedere tutto del Mulino Bianco, no? Noi non siamo Tutto la farina del finto, Mulino ti Bianco, devo- infatti non abbiamo numeri per quello. Però vabbè, questo è altro discorso che non c'entra ora. Quindi mi metto subito all'opera, ripariamo questa perdita e poi iniziamo, affrontiamo la giornata, visto che è bella, visto che il tempo anche oggi ce lo grazia, ci facciamo una bella giornata di sole. E ci vediamo dopo con un bel caffettino time. Allora, caffettino time. E intanto vi spiego cosa serve per fare questa riparazione nel camper. Questo è il lavandino del bagno. Qua abbiamo i tubi dell'acqua, io li avevo messo i rubinettini per aprire e chiudere, ok. Qua abbiamo i tubi che scendono, qua ci sono i vari T che si smistano l'entrata e si divide con la doccia. Qui sotto questo tubo rosso, proprio qua nella curva più alla sinistra dove vedete il legno, è dove sta perdendo. Quindi io cosa farò? Taglio, tolgo il pezzettino dove c'è la fessura, raccordo, riunisco e spero che vada. Quindi serve raccordo, che per fortuna ne ho sempre svariati, cutter per tagliare il tubo perché i Gen Guest, se non li tagli perfettamente poi continuano a perdere, e una luce giusto per capire cosa stiamo facendo e dove, anche se non c'è buio, ma io ho bisogno di tanta luce. Ora caffettino time e andiamo avanti. Ok, allora il tubo perde, vedete dove c'è la goccia? Quindi ora lo andrò a tagliare e a raccordare. Qua sotto c'è sporco perché qua c'è sempre la tavoletta che chiude e sono punti che non si vanno mai a pulire. Mettiamoci a lavoro, che è meglio. Abbiamo di nuovo l'acqua. Vedete che ho messo questo raccordo nero. Ho dovuto cambiare questo pezzo di tubo che arriva a quel raccordo là dietro bianco, che è il T che poi sale per dare acqua al rubinetto in cucina e in bagno. Questo è il pezzo di tubo che ho cambiato. Per fortuna anche di questo ce n'ho sempre più o meno 1,5 metri rosso, 1,5 metri blu. Speriamo che ora non incominci poi a rompere le scatole come quello del boiler, che piano piano inizia a perdere sempre prima, che ho già i miei dubbi perché è molto vecchio, rovinato, originale. Il problema è che praticamente sotto qua dal passaruota vanno nell'intercapedine del pavimento, escono nell'intercapedine del pavimento dietro sotto il piatto doccia, viene in qua, c'è il T che fa andare uno qua e uno torna indietro per la doccia, quindi bisogna smantellare il bagno. Spero di non arrivarci, o se vinco la lotteria che rifaccio per la quinta volta il bagno, ci metti i tubi in acciaio inox a sto giro che durano tutta la vita perché mi sono rotto le scatole. Ti è arrivato secco in Si è faccia. piombato addosso. Perché non ti ho fatto salutare ancora? Adesso non... Vediamo se ci sarà ancora. Vabbè, anche questo è fatto. Ora ci possiamo lavare faccia e denti, perché stanotte ho staccato la pompa e ho detto no, di certo all'1 di notte non mi metto a sistemare la cosa. Tubo risolto. Abbiamo preso il caffettino. Jessica si è messa a pulire la stanza di Christian. Che lasciamo stare. Io ora devo aprire il garage e controllare, perché siccome c'era il soffietto di qua alzato per la pendenza doccia e l'acqua è andata tutta là dietro, e là dietro c'è il garage, non vorrei che ci trovo bagnato. Quindi prima che puzza di muffa tolgo tutto e se è il caso si asciuga dentro il garage, almeno non facciamo disastri. Stacco magari il VC perché so già che poi puzzerà magari di marcio, perché se non mi dice qualcosa allora sono 4 viti, lo tiro via
e asciughiamo bene tutto. Facciamo i lavori fatti bene una volta e basta. Come si smonta il VC ve lo faccio vedere. In primis tirate via la cassetta, poi ci sono 1, 2, 3 e un'altra qua, 4 viti. Tolte le 4 viti, scollegato il tubo dell'acqua, scollegato la parte elettrica della valvola, si tira via. Io ora qua il pezzo del tubo l'ho tagliato perché vado a cambiargli questo raccordo e boh, praticamente 4 viti. Togliamo la cassetta, togliamo le 4 viti, scolleghiamo l'acqua, scolleghiamo la parte elettrica e il nostro VC è praticamente pronto per essere rimosso. Ora lo tiriamo fuori così puliamo bene lì sotto. Pure il garage era tutto bagnato. Disastro ha fatto sto tubo dell'acqua, e in più il problema è stato che è stato a soffietto gonfiato di là, quindi è venuta tutta di qua, tutto zuppo. Guarda la gomma sotto è tutta bagnata. Quella è la gomma che c'è sotto nel garage. Vabbè, sicuramente è meglio che sei bagnato lì che dall'altra parte dove c'è la doccia che non potevi asciugare. Quello sì. Col phon cerco di con l'aria calda asciugare il più possibile, ma i miracoli non li puoi fare, ormai è bagnato. Tutto il garage rimesso in ordine, a posto, Più o meno. più o meno. Perlomeno l'abbiamo asciugato da tutta l'acqua che c'era. In ordine è impossibile, lo spazio è quello che è, bisogna adeguarsi. Però perlomeno abbiamo asciugato tutta l'acqua che è uscita da quel tubo che... Mettiamo la monettina, ok. Caffè espresso, zucchero normale, caffettino time dal VC. Sei ridotti Vediamoci male. sopra, cosa ci devi fare? Sei ridotti male. Uccianze. Non si finisce mai di pulire, di fare sto campo. Io ho rimontato il VC, ho finito tutto quello che era, ho lasciato asciugare lasciando un po' aperto il tutto, ho asciugato col phon. Jessica sta continuando a pulire dentro, ma non si arriva mai alla fine, né? No, guarda, non capisco com'è possibile. Che c'è sempre così sporco. Ci pulisco tutti Ci abbiamo i gli giorni. animali. Sì, ma sono tutti i giorni, non c'è un giorno che io mi fermo. Ma così, vabbè. Si dice che chi si ferma è perduto. Non sarai perduto. No? No. Allora ferma. Eh sì, e poi chi pulisce? E tu inizi a fermarti, poi vediamo. Qualcuno lo fa. Allora, abbiamo finito di pulire, mettere a posto. Ora andiamo a prenderci per fare pranzo perché abbiamo i paccheri, ci prendiamo un po' di... però abbiamo mangiato ieri sera al fritto. Vuoi rifare quello? Vabbè, vediamo, andiamo a prendere qualcosa per pranzo. Penso di pasta, non è che ieri abbiamo fatto fritto. Facciamo i paccheri e i frutti di mare. Sei una monella, sei una monella, ce n'hai sempre una, non vuoi mai guarire. Sei una monella, sei una monella. Andiamo a prendere per fare i paccheri allo scoglio? Ah sì, Ok. anche se l'abbiamo mangiato ieri sera il fritto, però è sempre pesce, ma non ci fa male il pesce. No, quello no. Che bella giornata che c'è anche oggi. C'è un bel Si sole. piscia davanti al camion. Ma non ci credo. Che probabilmente entri dentro l'Eurospin ce l'avranno il bagno del sì, cliente. cioè, sarà il camionista, io penso che se glielo chieda. Boh, vabbè. Allora, datterini presi, Sì, così mi viene più prendo- buona che la mutti. Prendiamo dei piatti di carta che sennò sai come poi puzza tutto di pesciazzo. Bisognerebbe farlo fuori, però mettiamo la ventola, dai. E poi dobbiamo prendere i frutti. Questi? Ma no, prendi quelli. E poi prendere i fruttini di mare. Non ho capito bene il piatto di plastica a cosa serve. Perché poi sennò ormai E la pentola l'hai presa di plastica anche quella per cucinare il sughetto? solo la pentola. Ah, ok. Però rimane solo una cosa. Compra fatta. Poi in cassa ho sentito uno davanti a me che mi sono morsicato la lingua e sono stato in silenzio perché No, questa è l'accoglienza ligure. l'accoglienza ligure. C'era delle mosche che giravano lì intorno, beh, c'aveva le mosche attaccate a lui, quindi già Sì. si capisce il perché. Che noi non ce l'avevamo attaccata. Però vabbè, aperta e chiusa parentesi. Ci fa, sono le mosche, c'è tante mosche.
come i turisti che vengono d'estate, come alcuni turisti che vengono d'estate. Mamma mia. Si devono ringraziare che arrivano i turisti in Liguria d'estate, se no muoiono di fame tutto l'anno. Morirebbero tutti. Questa è dedicata a tutti i liguri che criticano i turisti che vengono qua, che se non fosse per i turisti, che quei 2 o 3 mesi lasciano dei soldi, Sarebbe già morta. e nonostante l'accoglienza ligure continuano a venire. Però dopo questa critica andiamo a farci un bel pacchero a frutto di mare alla faccia di chi critica il turismo, perché ormai loro sono in pensione, prendono una pensione e non hanno bisogno. Vorrei vedere però i loro figli, se ne hanno, o nipoti perché erano di una certa età, che lavoro fanno, e se non ci fossero i turisti se continuerebbero a lavorare o sarebbero morti di fame. Vabbè, torniamo a casa Alessi che è meglio. Cambio progetto, ci siamo accorti che è troppo tardi per fare la pasta. Avevo iniziato a fare il sughetto, ma bisogna andare a prendere altro perché mezzo chilo, però ho tolto tutti i pomodori, li ho messi i datterini che abbiamo preso noi, ma di pesce ce n'è ben poco. Quindi prendiamo un'altra confezione e per pranzo facciamo queste bistecche che avevamo già in frigo, almeno le facciamo andare. Per ora torniamo all'Eurospin a prendere un altro pacchetto di pesce e la sfoglia, che voglio fare dei dolcini con le mele, le sfogliatine di mele, così abbiamo la colazione. Io ho preso roba salutare, la sfoglia. Jessica cosa prende? Il salamino. 2 panini e l'altro pesciolino e andiamo alla cassa, se no mangiamo più oggi qua. Sicuramente. Siamo tutto tipo all'Eurospin, è un'assunta a tempo indeterminato. Oh, solo quello. I cacciatorini sono 10 volte più grandi, tutti vengono i brufoli. Beh, ma non è che lo devo mangiare tutto insieme. No, ti svegli di notte per mangiarlo. Prendi quello che vuoi, tanto. Sì, questo mi ispira. Eccoli. Preso l'altro fruttino di mare, preso il pane. Abbiamo visto queste orecchiette qua, ricette Bari vecchia. Broccoletti da fare con le orecchiette. Il salamino di Jessica e le 2 sfoglie. Salamino già al taglio, eh? Hai mangiato anche te? Non è vero, dici bugie. Qua ho messo le bistecchine. No, fa. Qua c'è il sughetto poi da finire di cuocere. L'ho già acceso così inizia a cuocere anche lui. E qua c'è Pippo che si mangia la pannocchietta ora. Amore? E poi esci, perché oggi è tutto aperto. Dobbiamo fare la pappa noi. Tu hai capito? Da S660. Guarda che brutta. Brutta forte, Honda S6. E quella è la... No, non è C'è la 2015, ma è la penultima. la 2020, Bella, la quella... 2022. Però mi piace più la 2020. Sì. Sta macchina è un'Honda. L'NSX? No, No. è una macchina. È una concept lì di quel... Che brutta questa. No? Vuoi provarlo? Devo vedere degli skate. Quale devo arrivare? Quella gialla. Questa la posso comprare? Allora No, comprala. ti scherzo, su 53.000 crediti costa 50. Vai a fare 2 gare, la compri, però poi bisogna preparare la manetta. No, Solo gialla. gialla, sì, perché è un'edizione uscita così, Ah, quindi la devo lasciare gialla? Sì. Ok. Quella è un'edizione che è 320 cavalli, ma è quella nuova non mi piace, sembra No, la è Mustang. musissimo e bruttino. La Mustang. È dritta davanti. La Mustang. Sì, vediamo il dietro. E il dietro è la Civic, vabbè. È più bella questa. Sì. Molto. Questa non ha neanche più i dischi forati Brembo, ma sono pieni. È un modello proprio che hanno fatto così apposta, che è quella che ha battuto il Nürburgring e il giro, il record sul tempo. Honda! Honda! Ora Hanno messo- compro un motore Honda e lo metto sotto il camper. Hanno messo un botto di macchine nuove. Gesemmu, bisteccona, pane, salame. Cosa fai? Vieni a mangiare? Sì, guarda, ci siamo riempiti di mosche. Buon appetito a Buon tutti! appetito. Il sale? È il sale da mettere. Dopo la carne, un bel gelatino al cocco per rinfrescarci un pochettino. E poi si lavano i piatti e si fa il caffè. Non si devono lavare i piatti. Vabbè, le forchette, le cose. Anzi, No, ho già capito, io devo andare a comprare la macchina. ti sei offerto volontario. No, io non ho detto niente. Sì, sì. Caffettino time. Che Pippotto è uscito. Aspetta, Si mangia la mela. Cioè c'aveva il mais, non l'ha mangiato perché ormai è abituato a mangiare con noi lì. Sapeva che noi stavamo mangiando e non l'ha neanche toccato la questa pappa. mezza mela intera. Sta mangiando lei? Ma Bernice, c'è tutto il torso. C'è il torsolo. Ma È una magliarina. ma come i maiali, mangia di tutto. Amore, ma Te la dà la mamma. c'ha una fame sto cane, come mai? Non lo so.
Però oggi è successo solo, non è che Sì, dici... ma mangia, cioè mangia di continuo, nel senso, non è Vabbè, che... lei vorrebbe mangiare sempre. Oggi particolare. particolarmente sta chiedendo sempre da mangiare. Boh. È mica arrivato il pacco qua? No. Buona, è quasi arrivata l'ora di andare dal veterinario, quindi abbiamo preparato tutto, chiudiamo tutto e partiamo. Bevo un po' d'acqua e partiamo. Allora, siamo arrivati dal veterinario. Andrò solo io perché il parcheggio non è perfetto, è vicino a un passo carabile, non vorrei mai che rompiamo le scatole, allora rimane Jessica. Boh, ci vediamo tra poco quando torno. Sì. Eccoci! Dai. Ciao amore, la mamma ti ha acceso l'aria condizionata, Non per loro, per te ti dice ora. Dai. Quindi c'ha un'otite cronica che se la porterà avanti tutta la vita, che non si ci può eliminare, ha un po' di funghi, un po' di cose. Mi ha dato un coso da mettere, ora lui l'ha fatto una volta, bisogna andarla a prendere in farmacia, che è un coso a base di cloro, dove bisogna metterlo in profondità, farli li togli poi con il pezzo di carta, poi bisogna farlo fuori perché poi si scrolla e sputterà via tutto quello in eccesso. Quindi bisognerà farlo il primo mese 2 volte a settimana e poi una volta a settimana per sempre, finché campa. No, noi abbiamo tutto per sempre. È cronica. Ma prima di arrivare ad antibiotici, a cose che comunque un antibiotico, mi ha detto, quando un cane ha un'otite cronica come lei, che sono portatrici con l'orecchio, mi ha detto gli diamo l'antibiotico, guarisce, appena finisce l'antibiotico torna e andiamo ad ammazzare il fegato. Quindi andiamo con prodotti diciamo naturali, è una menata, però mi ha detto almeno magari lo facciamo a cicli, fai 2-3 mesi, poi magari vedi che non ha più male, ce l'ha pulita, sospendi un mese, poi riprendi, però sarà a ciclo continuo. Vecchietta l'ho trattata da vecchietta. E anche guarda la scatola Nike. Bellissimo. Va bene. Fallo vedere in camera. Ha appeso la bandiera dell'Inter qua, così se la sogna di notte. E qua ha messo la scatola della Nike. C'era già l'unica cosa che si è staccata, allora ho detto vabbè, lo faccio differente, faccio tipo com'è rotta, mezza bruciacchiata. Ditemi cosa... devi registrare a me. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Se è top o non top. È una cagata pazzesca! Siamo venuti sotto casa di mia suocera, che Christian deve prendere un pacco che le abbiamo preso per lui, una tastiera, un mouse per giocare con la Play. E poi Emiliano ci ha lasciato il casco, un'altra rogna per sta moto. Ora valuto un attimino se riesco a sistemargli queste 2 cose o quant'altro, anche perché poi dobbiamo andare via. Ci abbiamo dormito tutta la settimana, che potevamo farlo benissimo in tutta la settimana. Ora vediamo come si evolve la situazione, dai. È arrivato il pacco? Sì. Fai vedere. Guarda che è venuto così. Ah, senza custode, Sì, senza sì, niente. proprio... Il corriere lo poteva aprire, guardarselo. C'è tutto? Guarda che bello il tappettino. Bella! Oh, che bella! Tastierino. Che spettacolo! Senti, c'è anche il mousicino. C'è il topo anche. Il stop, aspetta. Figo! Sto bianco e che si illumina tutto. Poi la facciamo vedere accesa, dai. Dopo la facciamo vedere accesa. Ora ripartiamo. Tornati alla base Eurospin, Christian si è messo subito a giocare con i suoi amici con la tastiera per provare subito. Noi andiamo fino in farmacia che dobbiamo prendere il pucci pucci per vernice per l'orecchio. Hai preso il portafoglio tutto? Le ricette le prendo? Ce l'ho io, sì. E sono anch'io se mettermi le scarpe che cammino meglio, metto un attimo le scarpe, per con le Crocs a camminare tanto non mi trovo. E poi niente, andiamo a farsi 2 commissioni, tanto facciamo 2 passi. Ma che bellina che è casa su 4 ruote, eh? Bella pulita, tirata a specchio. Siamo arrivati in quelli di Vado, in via Gramsci, dalla farmacia.
sperando che sia ancora aperta, ma direi di sì. In teoria tappa farmacia fatta. Ora andiamo dalla moto di Amy e vediamo come evolvere la situazione. Non so cosa che ha perso lì. E lì sarà il tubetto dello sfogo del carburatore. Ora vediamo, quanto era metto in moto la prima. In diretta, che così almeno è registrato, così Emiliano può vedere nel video. Ah, non si accende proprio il quadro. Ma lì sarà la batteria, secondo me. Non c'aveva più viti. No, si è staccato tutto. Vabbè, ci vediamo tra un po'. Niente, alla fine non parte. No, non si accende proprio il È quadro. proprio il quadro che non fa. Ciao! Ciao! Ciao. Sì! Ciao! È proprio il quadro che non. Secondo me è la massa, il bullone di massa della batteria che è mollo, perché muovendo un po' la sella, quindi facendo Sì, un po'. ecco, Ora guarda. si è acceso il quadro, Guarda se parte. ma se gli do l'input, Non ce la fa. quindi Niente, è la la batteria non batteria. sta facendo bene contatto o è morta la batteria. Però ha detto qua. che è nuova. Ma chissà che batteria ci ha messo. Vabbè. Tanto la spingiamo noi. Sì, appunto. Ci vediamo dopo. Spingiamo la moto fino al camper per capire cos'ha questa moto. Facciamo un po' di ginnastica, dai. Facciamo, sempre per parlare al cellulare. Beh, anch'io sto camminando. Arrivati. Lunga però. Vabbè, spingendo la moto ancora più lunga. Si è squarciato il polpaccio. Vabbè, ora direi che Vediamo. però io inizio a preparare da mangiare. E tu cosa fai? Così allo stop non si accende. Vabbè, vado a preparare cena. Questa è la situazione. Bernice che aspetta da mangiare. Oggi è tutto il giorno che sembra una morta di fame. Pippo non so cosa aspetta. Aspetta, appena mangiato. Aspetta e spera Pippo. Christian nella sua postazione game. Ci sta meglio di lui. Angelo fa casino. Guarda lì che casotto. Non so neanche dov'è. Cucù, trovato. Cosa stai facendo? Sto rifacendo i cavo del negativo e del positivo che non erano messi bene. Tanto per cambiare rifai i cablaggi elettrici. È quasi Il pronto. manicotto non andava bene. Il manicotto non va bene. Vabbè. Vedremo. Tra un po' è pronto, Facciamo. E qui c'è sughettino ai frutti di mare. Ha una bella faccia. Con paccheri. Cosa ne pensi Pippo di questa cena? Ci mettiamo anche un po' di Pippo in mezzo, un po' di piccione. Com'è Pippo, amore? Com'è Pippo? È bravo Pippo! Ce lo dai un bacino alla mamma? Bravo amore! Dai un bacino. Che bello questo pippotto! Che bello questo pippotto! Bravo amore! Hai fatta la pappa? Sì, hai mangiato tutta la pannocchia. Guarda come sei tutto pieno, il gargarozzo pieno c'hai. Un besito mamma. Un besito. Besito! Adesso diamo da mangiare anche a te, va bene? Scodinzola. Con la coda da maialino. Ritratti alla base col pranzetto sì vabbè, con la cena, paccherini e frutti di mare. Guardate che belli. Tanta roba. Aspetta, è bello, speriamo che siano anche buoni. Allora, se ci vediamo dopo vuol dire che erano buoni, se siamo stati male non vedete più video, quindi o vi salutiamo già qua. Adesso addirittura. Scherzo, dai. Ora appena ci sediamo vi diciamo anche se erano buoni. Buoni. Paccheri vanno così, per me sono un pelino al dente, però vanno così.
No. Questa è una pietra. Un guscio. Bro. I gusci non li devi mangiare. Mangia i gusci. Era veramente buona la pasta che ha fatto il mio amore. Ora un bel dolcino o lo yogurt o il gelatino, non so c'è cosa. yogurt. Gelatino. Gelatino sì o sì. O gelato o niente. Banane niente. Ma niente. Dovevamo fare il dolcetto. Ci sono le mele tagliate. Li faccio ora io, mo tranquilla, faccio la colazione per domani. Ma no, ma devi... Accendere il forno. No. Alexa, accendi il forno. Intendi acquattare? No. Eccolo il gaming, guarda. Morto, hai visto? Mi riprendi se muori. Tastiera illuminata, mouse illuminata, contento, né? E si può anche far così. Oh, guarda che bravo. Oh, dillo che bravo. Sei geloso che arrivi subito qua? No, non te lo tocco, tranquillo. Sei geloso? Il mio bambino. Ciao. Devo andare a far carica e scarico? Adesso. Sì, c'è da lavare i piatti, c'è da far troppo. No, io vado adesso. Devi andare adesso. Ti svegliavi stamattina, no? Oggi pomeriggio. Andiamo adesso. C'è un orario per andare? Sì, domani mattina. Quindi alla fine da che dovevamo andare all'autostrada. Siamo andati all'autostrada, ma come sempre è chiuso e stiamo andando dal Bissolo. Siamo ormai già arrivati al E Bissolo. comunque quanti chilometri sono da Vado al Bissolo? Da Vado al Bissolo saranno 7-8. Non sono, cioè nel senso, non sono tanti, però non sono neanche pochissimi, nel senso. E ora ci guardiamo, appena arriviamo resetto il contachilometri parziale e vediamo esattamente dall'area del Bissolo A Vado. al parcheggio di Porto Vado quanti chilometri sono e dopo glielo diciamo. Va bene. Vabbè, l'aria è inutile che ve la facciamo vedere perché ormai la conoscete. Sempre quella di Albissolo. Sì. E niente. Quindi facciamo carica e scarico, lavo i piatti e poi si torna subito indietro. Ci vediamo semmai quando torniamo indietro nel parcheggio. E gli diciamo quanti chilometri sono. E gli diciamo il chilometraggio. A dopo. Abbiamo visto dalla strada che è piena. Perché arriva il fine settimana, lo scorso era brutto tempo e quindi non c'era nessuno. Questo Molta gente. pieno. Vabbè, tanto dobbiamo far carica e scarico, quindi. Sì, guardate. Pieno, 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 pieno qua, ovunque. Carico in azione, scarico già è praticamente finito, sta terminando di gocciolare. La lascio aperta perché Jessica sta lavando i piatti, così partiamo belli vuoti e poi torniamo indietro. L'aria è piena, c'è pieno di gente, ragazzi, ma sicuramente perché c'è qualcosa nel porto di Savona questo fine settimana, perché abbiamo visto che stavano transennando. Secondo me ci dovrebbe essere qualche gara di canoa o roba del genere. Siamo tornati qui all'Eurospin. Si è riempita anche qua di camper. Si vede che domani partono tutti per la Corsica. Vedremo domani quanti ne rimangono. Ci siamo riposizionati nel nostro punto, non nello stesso parcheggio perché ci hanno fatto il parcheggio, ma pazienza. Vi auguriamo una buona notte, ci vediamo al prossimo episodio. Buonanotte a tutti. Notte. Notte a tutti. Buonanotte.